Buonasera ragazzi, continuiamo in questa seconda lezione a parlare delle ideologie degli intellettuali, dei sociologi, dei personaggi, degli scrittori. Ci sono delle ideologie che in qualche modo accompagnano la seconda rivoluzione industriale, l'industrializzazione, glorificandola, attribuendo ad essa dei valori positivi. Interpretandola ottimisticamente. Ovviamente l'ideologia di supporto alla seconda rivoluzione industriale, alla Belle Époque, al consumo di massa è il positivismo. È inutile dilungarsi troppo sul positivismo perché ne abbiamo parlato già in filosofia, abbiamo parlato anche dello sfondo storico in cui si afferma il positivismo. Siamo andati proprio nelle lezioni, nella lezione che si chiama Positivismo, caratteri generali di filosofia. Il positivismo mette in evidenza i progressi in tutte le scienze ottocentesche, dalla fisica alla chimica, alla microbiologia, persino alla matematica, d'accordo? Ha un'idea molto favorevole del progresso e della tecnologia, d'accordo? Il positivismo l'abbiamo già studiato in filosofia, pensa che il metodo delle scienze naturali, il metodo scientifico, possa essere applicato anche alle scienze sociali, no? Da cui la parola sociologia, questa nuova scienza che deve essere una scienza come le scienze naturali, basata sull'esperimento, una scienza esatta. La scienza esatta non è solo più la scienza naturale per i positivisti, ma anche le scienze sociali. E quindi, come sapete, Galileo ci ha insegnato, le scienze sono predittive, ti fanno dire quale fenomeno si verificherà, come si verificherà un fenomeno, no? Il metodo ipotetico deduttivo di Galilei. Anche i positivisti, in modo, l'abbiamo studiato per molti, dal punto di vista di molti, pericoloso, autoritario, totalitario, pensano di poter prevedere in maniera scientifica l'evoluzione della società, dell'economia, della famiglia, dei rapporti sociali, della politica. Quindi l'economia, la politica, la società dovrebbe essere affidata a scienziati sociali, non a persone che votano democraticamente, almeno così per conto. Quindi un'idea di scientismo, di rendere tutto scienza, persino la morale, persino la politica, persino l'economia, in materie che invece magari sfuggono alle leggi inviolabili, alle leggi generali che la scienza pretende di scoprire e di istituire, d'accordo? Quindi tutto viene spiegato in maniera scientifica e in maniera deterministica, e queste spiegazioni sono ottimistiche nei confronti dell'industrializzazione. I positivisti mettono in evidenza che l'industrializzazione significa miglioramento del tenore di vita, miglioramento proprio delle basi materiali di vita delle persone. Non sono stupidi, non mettono in discussione che ci siano degli inconvenienti nell'industrializzazione, nel progresso, nella tecnologia, che ci sia sfruttamento da parte del proletariato, però ottimisticamente pensano che in futuro l'industria stessa, la scienza stessa, riuscirà a scoprire, riuscirà a mettere a punto, riuscirà a scoprire, riuscirà a mettere a punto i rimedi dei problemi che l'industria e la scienza hanno esse stesse creato, d'accordo? Quindi hanno una fiducia nel futuro. Quindi per i positivisti, abbiamo visto in filosofia, la scienza
viene assolutizzata, diventa una specie di religione, loro venerano la scienza in sé, pensano, questo è lo scientismo, pensano che la scienza non faccia solo scoperte particolari in base a esperimenti, pensano che la scienza in sé per sé sia proprio, eh, sia proprio ciò che risolverà tutti i problemi dell'umanità in futuro, d'accordo? La scienza in sé è quella che proprio renderà felice, renderà ricca, renderà molto migliore l'umanità. Anche loro pretendono di prevedere il futuro, la stessa pretesa, insomma, infondata dei marxisti. Questo ovviamente per il positivismo, però bisogna fare attenzione. È vero che il positivismo accompagna per 50 anni, anche più, la seconda rivoluzione industriale, il progresso, lo sviluppo della tecnologia, eccetera, però ben presto, accanto al positivismo, si sviluppano numerose filosofie che invece sono critiche nei confronti della scienza, del progresso e della tecnologia, e che criticano soprattutto il determinismo con cui il positivismo interpreta la società ma anche la vita umana. Accusano, queste ideologie accusano il positivismo di vedere l'individuo come una sorta di macchina manipolabile, di sostenere una trasformazione industriale, una trasformazione economica che annulla l'individuo all'interno della massa, che crea conformismo, che crea una dipendenza dal consumo di massa, che distrugge le energie vitali, la personalità più profonda, spirituale dell'individuo, d'accordo? E quindi mettono in evidenza in maniera più o meno democratica, attenzione, che l'individuo ha una volontà che lo sottrae dal determinismo storico, quindi volontarismo, che l'individuo ha delle motivazioni che sono irrazionali, irrazionalismo. Il mondo non funziona, e anche nella natura umana non funziona sempre in base ad obiettivi razionali. C'è un grande interprete della politica e della società, l'italiano Vilfredo Pareto, che diceva che molto spesso gli esseri umani si comportano in base a scelte irrazionali, in base a scelte che sono magari anche controproducenti per loro, che vengono da un istinto, d'accordo? Che la ragione non è la componente guida, la componente fondamentale del comportamento umano, d'accordo? Eh, queste ideologie che vanno contro il positivismo mettono in evidenza anche il vitalismo, cioè il fatto che all'interno degli individui umani vi sono delle forze, delle energie vitali che appunto non possono essere in nessun modo spiegate dalla scienza. Sono qualcosa di atavico, qualcosa di primordiale, qualcosa di ancestrale, che sono rappresentano la vera realtà della vita umana e magari anche della, della natura, anche della vita inorganica. E molto spesso queste ideologie, certo il positivismo aveva i suoi torti, aveva i suoi limiti, i suoi difetti, ma queste ideologie molto spesso sconfinarono nel nazionalismo aggressivo di cui noi abbiamo già parlato. Uno di questi intellettuali era Charles Maurras, ricordate che fondò Action Française, l'associazione di estrema destra francese. Tutte queste cose qua, volontarismo, razionalismo, vitalismo, che poi spesso si basano sull'interpretazione errata della filosofia di Nietzsche, del superuomo, della volontà di potenza o di altre filosofie. Fu ripreso, pensate, anche l'individualista della sinistra hegeliana, Stirner, l'unico è la sua proprietà. Molto spesso a questi personaggi antipositivisti e antideterministi
antideterministi, andava bene che questa vitalità, questa volontà, questo irrazionalismo si esprimessero anche in maniera violenta, in maniera aggressiva, perché per loro la natura umana era fatta così, d'accordo? Loro reagirono all'idea che la scienza dovesse essere dappertutto. Ma una cosa che non molti ricordano, ma che io vorrei mettere in evidenza, che molte di queste ideologie, anche le ideologie conservatrici, reazionarie, razziste, antidemocratiche, tanto e tale era la diffusione e la fiducia nella scienza che spesso anche questo tipo di ideologie si diedero una giustificazione scientifica che noi oggi ovviamente consideriamo antiscientifica, d'accordo? La teoria della razza, cioè il razzismo era, l'abbiamo già detto, pseudoscientifico, pensava di fondarsi il razzismo oppure il colonialismo, pensavano di fondarsi su teorie scientifiche, d'accordo? Sulle presunte teorie scientifiche che dimostrassero la superiorità della razza bianca su altre razze di colore che quindi dovessero essere giustamente, avrebbero dovuto essere giustamente colonizzate, guidate dalla razza bianca. Queste ideologie, abbiamo visto, alcune sono più democratiche, anche meno, ce ne sono tantissime. La fenomenologia di Husserl, oppure il neoidealismo hegeliano di Benedetto Croce in Italia, oppure l'interpretazione vitalistica dell'utilitarismo americano, del pragmatismo americano. Peirce aveva fondato il pragmatismo americano, un personaggio come il filosofo psicologo Henry James tradì Peirce e diede del pragmatismo un'interpretazione vitalistica, irrazionalistica, come fece poi anche Vailati in Italia. E poi abbiamo ovviamente la psicanalisi di Freud, una certa interpretazione della psicanalisi di Freud, che in ogni caso in tutto il suo impianto è antipositivistica, oppure anche l'idea di slancio vitale di Bergson, d'accordo? Lo spiritualismo di Bergson in Francia. Sono moltissime quindi queste ideologie che contestano il positivismo, e molte di queste ideologie sostituiscono all'ottimismo del positivismo un pessimismo storico oppure proprio un pessimismo culturale, d'accordo? Sociologi tedeschi come Tönnies, Sombart o Simmel, sociologi tedeschi misero in evidenza come in realtà la modernità, l'industrializzazione, la tecnologia, al loro modo di vedere causava una degenerazione morale, in particolare della classe borghese. Quindi non ci sarebbe stato un progresso morale, umano, psicologico, spirituale, al contrario. L'industrializzazione e la modernità, secondo loro, genera il mito della potenza, il mito del nuovo. La gente vive nel consumo di massa e nella ricerca di qualcosa di sempre nuovo, di tecnologico. Vive in questo modo, mettendo da parte tutti gli usi civici e tutte le preoccupazioni morali. Si va dietro al mito della velocità delle macchine, al mito del veloce, il mito della vittoria, il mito del nuovo, il mito della potenza. E tutte queste cose, secondo questi filosofi, sono un regresso, non un progresso. Quindi industrializzazione, benessere, tecnologia,
nuove invenzioni, nuovi media, consumo di massa, tempo libero, provocherebbero delle conseguenze negative, d'accordo? Però il più importante sicuramente tra i contestatori del progresso, dell'idea di progresso inarrestabile e lineare della società occidentale, è sicuramente Spengler, un altro tedesco che si chiama Spengler, le cui dottrine sono famose e discusse anche oggi. Lui scrive nel 1918 un libro importantissimo, Il tramonto dell'Occidente. Già il titolo vi dice molte cose. Lui pensa che tutte le civiltà umane siano destinate a nascere, a svilupparsi e poi però a perire. Anche la civiltà occidentale, anzi dice che all'interno della civiltà occidentale si sta manifestando il germe del perire. Spengler dice che gli occidentali iniziano a vivere in maniera fatua, in maniera esteriore, in maniera convenzionale. I loro valori non sono più quelli sobri, semplici e sinceri di prima. Il cosiddetto progresso, la cosiddetta civiltà genera valori esteriori e convenzionali. Lui ce l'ha anche con l'umanitarismo, sia liberale sia socialista. Lui ce l'ha anche con la democrazia. Tutte queste cose rendono la civiltà occidentale meccanica, artificiale, destinata comunque a crollare, perché ha dimenticato la culture. È soltanto una civilizzazione esteriore che lui chiama Civilisation, d'accordo, ma in tedesco Zivilisation. Questa differenza tra culture e Zivilisation esisteva già in molti filosofi precedenti e sarà ripresa anche in seguito, per esempio da Thomas Mann, quando appoggiò la Germania nella prima guerra mondiale. Lo vedremo un'altra volta quando vedremo in un altro ciclo di lezioni sulla prima guerra mondiale le ideologie della prima guerra mondiale, gli intellettuali di fronte alla prima guerra mondiale. Spero di averlo scritto bene. In tedesco, naturalmente in francese scrive con la C all'inizio, scrive in maniera leggermente diversa. La culture, che per molti sarà proprio qualcosa di tipicamente tedesco, che distingue i tedeschi dall'imborghesimento, dall'individualismo possessivo, dall'affarismo, dal capitalismo anglosassone. La culture è qualcosa di primordiale, la culture è qualcosa di ancestrale dell'uomo. La culture aveva generato una società organica, mentre invece quella generata dal progresso, dalla civilizzazione, non è una società organica più, ma è una società individualistica che distrugge quindi le comunità. La cultura è la profonda identità collettiva di un popolo, dice Spengler. La profonda identità collettiva di un popolo che purtroppo ora non esiste più. Vedete il conservatorismo di Spengler. Spengler dice che la civiltà era forte quando vi erano originari usi guerrieri, li chiama così, originari usi guerrieri che purtroppo sono stati abbandonati, d'accordo? Quindi in realtà vedete anche il forte conservatorismo e la chiusura alla modernità di Spengler. Spengler sarà criticato da un grande pensatore liberale che io ho già nominato, Karl Popper. Karl Popper, per quanto problematico e non dogmatico, nutrirà un maggiore ottimismo nei confronti della società liberale, quella che lui chiama la società aperta. Popper dedica un intero capitolo nella sua fondamentale opera che ho già citato, La società aperta e i suoi nemici, un intero capitolo a criticare, a cercare di confutare Spengler e anche Toynbee, un altro storico inglese pessimista come
come Spengler. Chiudiamo vedendo un paio di casi di ideologia della conquista, d'accordo? Perché anche l'imperialismo ha la sua ideologia. Il colonialismo, l'imperialismo, le guerre coloniali generano una letteratura che ha grande successo anche a livello popolare. La letteratura esotica, una letteratura in cui viene narrata la situazione in questi paesi extraeuropei, questi paesi dove arriva l'uomo bianco, dove l'uomo bianco istituisce le proprie colonie, e quindi hanno molto successo questi romanzi esotici. Vengono ambientati tra popoli lontani dall'Europa, vengono messi in evidenza, questo piace, diverte, stimola, usi e costumi e situazioni sociali di questi popoli completamente diversi rispetto agli usi e costumi, alle abitudini, alle credenze occidentali. Basta ricordare il nostro Emilio Salgari, oppure il francese Jules Verne, oppure l'inglese Rudyard Kipling, di cui ci occupiamo. Il romanziere Rudyard Kipling, che ebbe successo con libri anche in parte destinati ai bambini, no? Il libro della giungla, Rudyard Kipling è il principale ideologo dell'imperialismo e del colonialismo, in particolare dell'imperialismo e del colonialismo britannico, visto che lui era inglese, d'accordo? Allora, in vari scritti Kipling non è che non valorizzi, attenzione, la cultura dei popoli colonizzati, la cultura dei cosiddetti indigeni. Lui anzi costruisce i suoi libri sulla valorizzazione di credenze, miti di questi popoli extraeuropei. Secondo lui queste credenze e questi miti, facendo sognare, possono comunque rappresentare un'evasione rispetto alla società occidentale sempre più materialistica, sempre più organizzata in base agli orari di lavoro, d'accordo, sempre più alienante. Tuttavia Kipling rappresenta i popoli indigeni come popoli inferiori. Perché? Perché sono come dei fanciulli, sono degli ingenui, sono dei fanciulli, sono deboli, sono bisognosi di protezione, quindi per lui proprio strutturalmente il colonialismo è giusto, l'imperialismo è giusto perché questi popoli non ce la fanno da soli, hanno bisogno di qualcuno che gli porti la civiltà, hanno bisogno di essere protetti, hanno bisogno del colonialista bianco, hanno bisogno del colonialista inglese, d'accordo? Sono deboli, non ce la fanno da soli. Kipling conia una famosa frase, resta ancora celebre, il fardello dell'uomo bianco. Kipling non è stupido, non nega che l'uomo bianco sia andato nelle colonie anche per guadagnare, però lui dice che l'uomo bianco ha anche delle motivazioni nobili. La conquista il fardello dell'uomo bianco, la conquista dell'uomo bianco serve a civilizzare dei popoli inferiori che resterebbero nell'inferiorità senza l'aiuto del bianco, d'accordo? Quindi l'uomo bianco si prende questo fardello su di sé. L'uomo bianco, l'uomo occidentale, in particolare il colonialista inglese, che lui considera molto più umanitario, di gran lunga superiore rispetto ad altri popoli coloniali, il colonialista inglese ha una sorta di missione, no? Il destino gli ha dato una missione, quella di aiutare, quella di incivilire i popoli inferiori, popoli che sono strutturalmente di per sé inferiori, d'accordo? Quindi Kipling, che comunque è uno scrittore di livello, di vaglia, uno scrittore che ha uno stile, una qualità letteraria veramente eccellente,
è un sostenitore del colonialismo, dell'imperialismo, è uno scrittore filo-imperialista. Vi faccio notare una cosa che è assolutamente fondamentale. La missione cosiddetta dell'uomo bianco, nelle prime fasi del colonialismo, veniva vista come una missione religiosa. Ricordate, spagnoli e portoghesi come giustificavano l'occupazione delle colonie e schiavizzazione degli indigeni? Dicevano che erano molto cattolici, dicevano noi salviamo l'anima degli indigeni che se non fossero battezzati e convertiti al cristianesimo, al cattolicesimo, andrebbero all'inferno. Quindi abbiamo una missione evangelizzatrice, portiamo la religione vera, portiamo la salvezza dell'anima. Cattolici, spagnoli e portoghesi. Quando invece il capitalismo, nelle fasi più recenti, nel Settecento, nell'Ottocento, diventa un capitalismo non affidato più ai popoli della Controriforma, come spagnoli e portoghesi, popoli di un cattolicesimo conservatore, ma popoli di un cattolicesimo più moderno come la Francia, ma soprattutto popoli protestanti come l'Olanda, l'Inghilterra, popoli capitalisti, popoli efficienti, efficientisti. La motivazione della conquista cambia. Kipling e altri non dicono più come in precedenza, nei secoli precedenti, abbiamo una missione, dobbiamo salvare le anime, dobbiamo aiutare i popoli indigeni perché portiamo la religione, quindi si tratta di un aiuto spirituale. Kipling dice portiamo la civiltà, e la civiltà sì ha dei risvolti spirituali, però in realtà si tratta anche di una civiltà che ha delle basi materiali. Quindi capite, Kipling e i sostenitori dell'imperialismo non vantano la loro superiorità spirituale e religiosa, vantano una superiorità materiale, d'accordo? Noi, dice Kipling agli indigeni, vi portiamo il benessere, d'accordo? Vi portiamo il benessere, vi portiamo le medicine, vi portiamo le strade, vi portiamo l'organizzazione scolastica, d'accordo? Vi portiamo la civiltà nel senso proprio liberale, materialistico del termine, d'accordo? Portiamo la civiltà, non più la religione, ma la civiltà vista proprio in un senso laico, ecco, questo è particolarmente importante. Non tutti gli scrittori esotici giustificano l'imperialismo. Noi ovviamente possiamo fare solo alcuni esempi, ce ne sarebbero tantissimi. Conrad, anche lui inglese come Kipling, anche se di origini polacche, scrive un romanzo di enorme successo che si chiama Cuore di tenebra. Conrad, attenzione, non attacca frontalmente in maniera esplicita l'imperialismo, però lo rappresenta in maniera negativa riflettendo su di esso, ma riflettendo soprattutto sulle personalità non solo dei poveri sfruttati, disumanizzati, colonizzati, ma anche sulla personalità, la trasformazione della personalità dei colonizzatori, d'accordo? Il romanzo di Conrad è ambientato in Congo e il protagonista è un certo Kurz, d'accordo? Questo Kurz è un colonizzatore che è andato incontro a una vera e propria follia, una vera e propria mania di grandezza, si è autoproclamato dominatore di un popolo indigeno e diventa il dominatore proprio folle, disumano, un dominatore sanguinario, un dominatore capriccioso, un dominatore bestiale nei confronti di questi poveri negri, d'accordo? Si fa venerare addirittura come un dio da questi poveri abitanti del Congo, a manie di grandezza,
la crudeltà, per l'orrore, per lui sono cose normali. Lui non vede più i colonizzatori, le persone su cui lui domina, le persone che comanda come esseri umani. Sono delle ombre nere che strisciano per terra. I neri dominati da Kurz vengono rappresentati come qualcosa di subumano, qualcosa che non ha più niente, qualcosa che non ha più niente di umano, neri disperati, sfruttati, ridotti a un livello bestiale, che muoiono nel silenzio di tutti. Una realtà orribile, totalmente disumana, però il punto è un altro, che Conrad mette in evidenza che a diventare disumani non sono soltanto i colonizzati, ma anche i colonizzatori. Conrad si produce in un'analisi psicologica e comportamentale di Kurz, di questo sfruttatore bianco, del protagonista del suo romanzo, e appunto lo descrive come disumano, come corrotto, come moralmente pervertito. Il messaggio di Conrad è chiaro. Il colonialismo in Africa, il colonialismo, l'imperialismo in generale, non danneggia soltanto i poveri popoli colonizzati, danneggia anche i colonizzatori, i padroni bianchi, i colonizzatori abituati a quest'opera terribile di dominio, diventano dei degenerati, privi di qualunque morale, privi di qualunque riferimento al mondo civile, diventano loro stessi disumani, come il capitano Kurz. Ho terminato. Queste 2 lezioni di approfondimento sono state dedicate alle ideologie, agli intellettuali, agli storici, alle interpretazioni più o meno diverse che sono state date dell'imperialismo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, della società di massa e della società industriale, tecnologica, la società della seconda rivoluzione industriale, ultima parte dell'Ottocento, primi decenni del Novecento. Spero che questa carrellata di teorie, di idee, di personaggi, di autori non abbia generato confusione. Spero di essere stato chiaro, spero di non aver messo in mezzo molti nomi, ma vi posso garantire che sarebbe stato estremamente facile menzionare tanti altri nomi in più. Buonasera.